Buongiorno, io sono Mitch e vi do il benvenuto nella mia cucina. Oggi vi mostrerò come fare la tiella di Gaeta, un piatto delizioso dal profumo di mare. Il cuore pulsante di questa ricetta è il polpo. Il segreto per avere un polpo morbido dopo la cottura è o batterlo quando è ancora fresco o, per essere sicuri, metterlo nel freezer per un giorno. In questo modo romperemo le fibre che possono rendere il polpo troppo gommoso e poco piacevole da mangiare. Mettiamolo dentro una pentola alta e copriamolo con l'acqua non salata. Chiudiamo il coperchio e a fuoco alto facciamo raggiungere il bollore. Arrivati a questo punto abbassiamo il fuoco e togliamo il coperchio. Per avere una cottura perfetta basterà prendere una forchetta e premere le sue punte nella parte inferiore del polpo, vicino a dove era il becco. Se queste entreranno facilmente, allora il polpo sarà pronto. Se cotto bene il polpo sarà facilissimo da tagliare e non incontrerete nessuna resistenza. Tagliamo i pomodori. Ci serviranno all'incirca dello stesso peso del polpo una volta cotto, quindi 250 grammi. Aggiungiamo circa 125 grammi di olive rigorosamente di Gaeta denocciolate. E infine tritiamo un aglio privato della sua anima. Un giro di olio e aggiustiamo di sale. Mettiamo il condimento in frigo almeno per una notte per far insaporire il tutto. L'impasto della tiella è molto simile a quello che abbiamo fatto per la focaccia di Recco. Vi lascio il link in descrizione se volete darci un'occhiata. L'unica differenza è l'utilizzo del lievito. Su 500 g di farina forte 00 ho utilizzato circa 2 g di lievito liofilizzato per una lievitazione controllata in frigo. In descrizione vi lascio tutte le dosi anche per il lievito fresco e le tempistiche per una lievitazione breve fuori dal frigo. Amalgamiamo tutta la farina con l'acqua e il lievito con un cucchiaio, poi impastiamo sulla spianatoia. Una volta ottenuto l'impasto liscio, aggiungiamo 35 g di olio e, strizzando l'impasto come nel video, facciamolo assorbire alla pasta. Quando questo sarà quasi del tutto assorbito, aggiungiamo 15 g di sale. Continuiamo ad impastare fino ad ottenere un impasto liscio. Se sentite che l'impasto fa fatica, lasciatelo riposare per 5-10 minuti coperto da pellicola e riniziate ad impastare. Una volta finito, lasciamo un'ora a temperatura ambiente e poi in frigo fino al raddoppio. Appena l'impasto sarà pronto, scoliamo il nostro ripieno. L'acquetta che state vedendo potrebbe bagnare la pasta in cottura. Poi dividiamo il nostro impasto in 4 panetti delle stesse dimensioni.
Con un mattarello stendiamo la pasta fino ad ottenere dei dischi di circa 3 mm di spessore. Delicatamente portiamo la sfoglia sulla nostra teglia di 18 cm. Dobbiamo procedere come per la focaccia di Recco, quindi oliamo la teglia e aggiungiamo una spolverata di farina di polenta o di semola. Vi aiuterà a far aderire la pasta. Togliamo l'aria e premiamo bene. A questo punto aggiungiamo il nostro condimento e ricopriamo con un altro disco di pasta. Con un mattarello chiudiamo i bordi e togliamo la pasta in eccesso, che potete ristendere e cuocere in forno con un po' d'olio per uno spuntino sfizioso. Facciamo dei piccoli fori per togliere l'aria all'interno e poi chiudiamo i bordi della tiella come vuole la tradizione, o con una forchetta o con le mani, creando una forma che ricorda le onde del mare. Forelliamo la superficie per non far gonfiare la pasta in cottura e aggiungiamo un giro di olio. Inforniamo in forno statico preriscaldato a 220 gradi nella parte bassa. Ci vorranno circa 15-20 minuti. La tiella sarà pronta quando la superficie diventerà dorata. Ed ecco il risultato. Lasciamo raffreddare e poi tagliamo. E non ci resta che impiattare e mangiare e buon appetito!